Carlo Magno piaceva molto mangiare. Bere beveva, ma Eginardo assicura che non si ubriacava. La cosa, a dire il vero, è un po' strana per un barbaro e potremmo anche essere tentati di non crederci. Quanto al mangiare, non era soltanto un piacere, era quasi un dovere per un re. I re dovevano essere alla testa del loro popolo anche dal punto di vista della carnalità, della presenza fisica. Un re doveva andare a caccia, doveva far fuori molta selvaggina e poi doveva mangiarsela. E in questo modo i guerrieri avrebbero saputo che alla loro testa c'era un uomo che meritava di comandarli. Infatti Carlo Magno era un grande mangiatore di arrosti. E può anche darsi che l'alta statura di questi capi germanici dipendesse proprio dal fatto che erano allevati fin da bambini con questo tipo di dieta. Gli arrosti per Carlo Magno diventano a un certo punto un problema, quando in vecchiaia i medici cominciano a pensare che forse non gli faccia tanto bene questo regime. Ma su questo il suo biografo Eginardo è esplicito. Faceva di testa sua e non stava a sentire i medici. Anzi, li detestava, perché volevano convincerlo a rinunciare agli arrosti per accontentarsi dei bolliti. Un altro problema per questo tipo di dieta è che in quest'epoca i divieti religiosi dal punto di vista alimentare erano presi molto sul serio. La Quaresima era rispettata sul serio, e non solo. Tutte le settimane, il venerdì e il sabato, il cristiano doveva astenersi dalla carne. Carlo Magno lo faceva, doveva dare il buon esempio, ma certamente ci pativa. Il piatto che preferiva in assoluto era la cacciagione allo spiedo, e possiamo immaginare anche nel suo caso la quantità di ossa che si accumulavano sotto il tavolo. Il pasto era anche un'occasione in qualche modo intellettuale, perché mentre il re mangiava si leggevano antiche storie, si raccontavano le imprese dei suoi antenati, ecclesiastici leggevano libri morali, Sant'Agostino per esempio. Almeno questa è la versione ufficiale. Poi abbiamo anche aneddoti che ci ricordano le canzoni conviviali e magari anche le barzellette spinte con cui ci si divertiva durante i banchetti. D'estate, mangiata la frutta, beveva un ultimo bicchiere e poi aveva l'abitudine di farsi una sana e lunga siesta. Si svestiva, andava a letto e dormiva anche 2 o 3 ore e poi si risvegliava pronto a ricominciare. L'etichetta non era rigorosa. I franchi si facevano beffe di popoli di più antica civiltà come i bizantini, alla cui corte si osservavano regole molto precise, correvano addirittura barzellette sull'assurdità dell'etichetta dei pasti bizantini. Però anche Carlo Magno comunque sapeva che il modo di stare a tavola contava e si aspettava che anche nelle grandi occasioni conviviali tutti dimostrassero nei suoi confronti il giusto rispetto. Abbiamo già detto che di solito pranzava da solo, ma a volte capitava che potesse invitare alla sua tavola come segno di particolare favore alcuni dei suoi collaboratori o qualche ecclesiastico di riguardo o ambasciatori stranieri. E anche in questi casi però, appunto, Carlo Magno, che era uno a volte abbastanza suscettibile, a cui saltava la mosca al naso, stava ben attento a che le forme fossero osservate. Si racconta che una volta invitò a pranzo un vescovo e che il vescovo, cominciando a mangiare, benedì una pagnotta, poi la prese, se ne tagliò una fetta e solo a quel punto offrì la pagnotta all'imperatore. Carlo rimase piccato, gliela restituì e gli disse: mangiatela pure tutta. Parlando di un uomo che è vissuto 1200 anni fa, è molto difficile pretendere di sapere quale fosse il suo carattere. Però Carlo è uno di quei personaggi che ci sono rappresentati in modo così colorito che quasi abbiamo l'impressione di immaginare davvero, invece, che tipi erano. Carlo Magno certamente era un uomo sanguigno, sensuale, che si lasciava andare volentieri, molto sicuro di sé, con un grande senso pratico, capacità d'azione, amore per il piacere fisico, ma anche una tendenza, per esempio, a deprimersi nella solitudine. Carlo Magno era certamente uno che non sapeva stare da solo. Su questo i contemporanei insistono molto. Intorno all'imperatore c'è sempre folla, c'è sempre gente, c'è sempre frastuono, e lui è l'unico che sembra tranquillo e che non perde la testa in questa situazione. Non voleva mai stare solo, voleva sempre avere, per esempio, i figli, le figlie specialmente, con sé. Amava essere circondato di gente anche in situazioni disparate. Per esempio Carlo Magno, che amava moltissimo le acque termali, le piscine, che ha scelto di andare a vivere ad Aquisgrana in vecchiaia perché lì c'era una fonte termale che prediligeva. Ebbene, Carlo Magno andava in piscina insieme a un sacco di gente.
Ci sono lettere del suo consigliere Alcuino che raccontano di come certe volte si mettevano a discutere di teologia standosene a bagno in piscina, e certe volte l'imperatore ordinava che anche tutte le guardie del corpo scendessero giù nell'acqua, per cui c'erano occasioni in cui c'erano 100 persone insieme che facevano il bagno. Era dunque un carattere da un certo punto di vista aperto, solare, anche aperto alle spacconate naturalmente. Un giorno, riflettendo sul fatto che il suo impero era separato dall'impero bizantino soltanto dal mare, avrebbe detto: se non ci fosse questa pozzanghera, allora sì che potremmo spartirci i tesori dell'Oriente. Era molto convinto delle sue qualità e era sensibile all'adulazione. Uno dei suoi poeti, Teodulfo, scrisse che le doti di Carlo Magno erano più vaste del bacino del Nilo, più grandi del Danubio e dell'Eufrate, maestose quanto il Gange. E non risulta che Carlo si sia dispiaciuto. Un'altra volta, questo lo racconta Alcuino, uno dei suoi amici più intimi, uno dei suoi uomini di fiducia, Carlo Magno, riflettendo sui grandi santi del passato, di cui sentiva appunto leggere le opere mentre mangiava, si sarebbe fatto scappare un'esclamazione di questo genere: se potessi avere anche solo una dozzina di chierici dotti come Sant'Agostino e San Gerolamo. Al che Alcuino gli replicò prontamente: ma come? Perfino Dio ne ha soltanto 2 di quel livello e tu ne vorresti una dozzina. Certamente era comunque un uomo che sapeva stare allo scherzo. I suoi scambi di battute, di barzellette, di poesie con gli intellettuali della sua cerchia, da questo punto di vista sono molto indicativi. Questi erano uomini che erano pronti a adularlo spudoratamente, ma che all'occasione vivevano anche con lui appunto su un piede di amicizia e di scherzo. Una volta Alcuino, per fargli fare bella figura, gli chiese chiarimenti su una certa questione di calendario liturgico, faccende oggi dimenticate ma che per la gente dell'epoca erano importanti. Carlo Magno naturalmente ne sapeva poco, ma si fece scrivere una bella risposta da qualche ecclesiastico e la spedì ad Alcuino firmata da lui. Alcuino trovò che la risposta era completamente sbagliata e scrisse a Carlo Magno dicendo che non solo non ne sapeva niente, ma che doveva anche imparare a copiare da qualcuno che almeno fosse un po' più bravo. E anche in questo caso non risulta che Carlo Magno si sia offeso. Non era sempre solare il carattere di Carlo Magno. Di lui sono ricordati anche gli scoppi d'ira improvvisi, i momenti di brutalità, anche i momenti di crudeltà sanguinaria, certe volte calcolata da quel politico che era, certe volte invece probabilmente sfuggiti al controllo nei momenti veramente di irritazione estrema. I suoi cronisti naturalmente sono reticenti su questo, ma non c'è dubbio che in certi momenti, specialmente in guerra, Carlo Magno trascendeva. E anche nella vita privata ci sono testimonianze di questa sua mancanza di freni, che è anche questo un tratto, insomma, che rientra in modo abbastanza coerente, credo, nel carattere dell'uomo. Ci sono aneddoti ripetuti su questo. Non saranno tutti veri, anzi, per carità, lo storico rigoroso dovrebbe dire che probabilmente quasi tutti gli aneddoti che noi sentiamo raccontare su Carlo Magno possono anche essere inventati. Però quello che conta qui è che circolavano, che quella era l'immagine che la gente si faceva dell'imperatore. E allora appunto in questi aneddoti emerge spesso anche proprio la brutalità dell'uomo. C'è quell'aneddoto per esempio per cui un giorno Carlo stava ascoltando il servizio liturgico in compagnia di un vescovo. Ora, il servizio liturgico a quell'epoca, che fosse la messa, che fosse il mattutino, i vespri, era sempre una liturgia complessa, gestita da un gran numero di ecclesiastici che cantavano. Era uno spettacolo a suo modo, e infatti il valore di un uomo di chiesa si misurava anche da questo, dal fatto che sapesse cantare bene. Ebbene, ascoltando questa messa, a un certo punto Carlo Magno dà una gomitata al vescovo che gli sta seduto vicino e gli fa notare che uno dei chierici canta particolarmente bene, ha una bellissima voce. Il vescovo non sapeva che quel chierico era un parente della regina e quindi scherzosamente risponde: ma a me non sembra mica tanto che abbia una bella voce. Ho sentito dei contadini che strillano così quando pungolano i buoi dietro l'aratro. Al che l'imperatore per tutta risposta gli dà un pugno che lo sbatte per terra. Appunto, sarà una storiella apocrifa, ma è significativo che fosse in circolo e che a metterla in circolo sia anzi un autore che voleva creare un panegirico di Carlo Magno. Altre volte, aneddoti di questo genere ci mostrano quella volgarità di Carlo Magno,
che già abbiamo avuto occasione di ricordare, e che egualmente faceva parte integrante del personaggio, che di freni inibitori non ne aveva tanti. Una volta un suo ambasciatore, che era stato a Costantinopoli, tornò e riferì il suo colloquio col Basileus, con l'imperatore d'Oriente. L'imperatore d'Oriente si era informato di come andava la guerra di Carlo Magno con i Sassoni, e questa guerra non andava tanto bene. E l'imperatore d'Oriente aveva detto: mi dispiace molto che il mio caro figlio debba avere tante difficoltà. Già in questo modo di rivolgersi a Carlo Magno, chiamandolo il mio caro figlio, ce n'era abbastanza per far saltare la mosca al naso a uno come Carlo. Dopodiché l'ambasciatore continua il suo racconto. L'imperatore d'Oriente ha detto che in fondo questa guerra contro i Sassoni non dovrebbe essere tanto difficile da vincere. In fondo questi Sassoni chi sono? 4 disgraziati, un popolo insignificante. È assurdo che Carlo non riesca a sconfiggerli. Anzi, dice l'imperatore bizantino, rivolto all'ambasciatore franco stupefatto, questi Sassoni veramente sono 4 gatti, guarda, te li regalo. In questo si legge, come dire, quella sicumera che i franchi rimproveravano agli imperatori d'Oriente, che continuavano a comportarsi come se fossero i padroni del mondo. Ma a noi interessa qui piuttosto la risposta attribuita a Carlo Magno, che ha un suono inconfondibilmente autentico nella sua volgarità. Avrebbe fatto meglio a regalarti un paio di mutande per il viaggio. Quest'uomo sanguigno, goloso, volentieri brutale, mangione, spesso volgare, amava circondarsi di poeti. Tutti i collaboratori più stretti che Carlo Magno chiama alla sua corte e di cui fa spesso dei ministri, dei consiglieri, oltre a occuparsi di politica, per esempio della sua politica culturale, si occupano di poesia, scrivono poesie. E Carlo Magno è compiaciuto di questa attività che fiorisce intorno a lui e lui stesso partecipa a questa cosa. Ecco, questo è un aspetto di nuovo curioso, perché ci fa vedere questo mondo intermedio fra una cultura barbarica e lo sforzo di assimilare la cultura classica, la cultura del mondo romano, che rimane un modello inimitabile, per cui un re non può essere soltanto un rozzo guerriero, cacciatore, divoratore di arrosti, ma deve anche avere un suo profilo intellettuale. E questa cosa Carlo Magno la prendeva molto sul serio. Va detto che la poesia latina che si scriveva alla sua corte in genere è una poesia di ottima qualità. Noi siamo abituati a pensare al Medioevo come un'epoca diversa rispetto all'antichità. Siamo abituati a pensare che la letteratura classica fosse finita, morta, e che al massimo si potessero fare delle pallide imitazioni. Ma questa gente non la pensava così. Loro, se c'era un termine che loro non possedevano, era medioevo. Se c'era una cosa che non sospettavano, era di essere medievali. Loro sapevano di vivere in continuità col mondo antico. L'antico impero romano si era molto degradato, ma appunto Carlo Magno lo rimette in piedi. E dunque loro scrivevano poesia latina non con la sensazione di copiare gli antichi, ma si sentivano parte integrante di quella cultura. È per questo che la loro poesia è viva in realtà. Ci sono quadri della vita quotidiana di Carlo Magno che soltanto la poesia appunto potrebbe darci. Ce lo fanno vedere per esempio che torna a casa stanco dalla caccia e tutti i suoi figli e le sue figlie, ragazzini, che gli corrono incontro. Le ragazzine che gli portano fiori e frutta, i maschi che gli prendono la spada, i guanti. Ecco, quadretti di questo genere, che altre fonti non ci darebbero perché i cronisti non si occupano di queste cose, vengono proprio da questa abitudine degli uomini che stavano intorno a Carlo Magno di scrivere poesia. E Carlo Magno stesso scriveva poesie. Non le avrà scritte da solo, neanche quelle, sicuramente se le faceva correggere, si faceva aiutare, ma le scriveva. E questi suoi scambi poetici con i suoi collaboratori, di nuovo, a volte ci danno degli squarci inattesi sugli umori, sugli scherzi, sul privato di questa gente. Ecco, sono il modo con cui noi possiamo vedere il re e i suoi ministri e vedere cosa c'era dietro lo sfondo, insomma, sostanzialmente, cosa c'era dietro l'apparenza della grande politica. Una volta, per esempio, Carlo Magno manda una poesia a uno dei suoi uomini di fiducia, Paolo Diacono, l'italiano, manda una poesia a Paolo Diacono in cui scherzosamente gli pone questa alternativa. Gli dice: dimmi un po' cosa preferiresti, o ti mando a convertire i danesi oppure ti metto in prigione. Dimmi quale delle due cose preferisci. I danesi naturalmente sono gli antenati dei vichinghi, cattivissimi barbari del nord, pagani, feroci, quindi la scelta non è facile. È uno scherzo naturalmente,
Ma allo scherzo bisogna saper stare. Paolo Diacono deve scrivere una risposta con cui cavarsela in qualche modo, e per non fare brutta figura di fronte a tutti. Paolo Diacono non è uno sciocco, se la cava. Scrive la sua bella poesia in perfetti esametri latini e la manda all'imperatore. E in pratica in questa poesia gli dice: ma io ci andrei molto volentieri a convertire i danesi, purtroppo non so la lingua.